Oddio. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio presentarvi il banco sega Evolution R255 DBL. A mio parere uno dei banchi sega attualmente sul mercato dal miglior rapporto qualità-prezzo. Le sue funzionalità sono davvero impressionanti, la precisione di taglio è eccezionale e anche il suo customer care è davvero notevole, un aspetto da non sottovalutare quando acquisti un nuovo banco sega. Nel corso del video andremo a fare una carrellata di tutte le sue funzionalità ed andremo a scoprire se si tratta del tuo prossimo banco sega. E per chi resta fino alla fine del video ci sarà un piccolo bonus, molto semplice ma anche molto utile. Partendo dalla parte frontale notiamo che questo banco sega è dotato di un sistema di guida parallela a cremagliera che ci permette di regolare la distanza di taglio agendo su questa manopola. È molto leggera e ci permette di essere molto precisi e veloci. La capacità totale di taglio è di 530 mm, ma possiamo guadagnare altri 10 cm semplicemente spostando la guida parallela su questi perni neri, facendo questo lavoro. Una cosa molto importante è che una volta che abbiamo bloccato la guida parallela non abbiamo nessun tipo di gioco, il che ci garantisce un'ottima precisione. Nella parte inferiore invece abbiamo il pulsante di accensione con un sistema di sicurezza molto veloce e facile da trovare. Abbiamo questa manopola per alzare e abbassare la lama. Questa leva arancione invece serve per sbloccare l'inclinazione della lama che va da 0 a 45 gradi. Anche questa con sistema di cremagliera, quindi molto precisa e facile da regolare. E qui invece abbiamo un alloggiamento con il suo spingipezzo che ci viene fornito in dotazione. Sul lato sinistro invece troviamo un comodo alloggiamento per il coltello separatore dotato della cuffia di protezione della lama, due chiavi per la sostituzione della lama stessa in questa posizione molto comoda che ci permette di non perderle, e poi abbiamo accesso a questa piccola chiave, non so se si vede, che ci permette di andare a fare una micro regolazione sulla posizione della lama. Nella parte posteriore invece troviamo la guida goniometrica con il suo alloggiamento. Ne approfitto subito per dirvi che come in tutti i banchi sega di questo genere la guida goniometrica lascia un po' a desiderare per quanto riguarda la precisione, però diciamo che fa il suo dovere. Qui invece c'è lo scarico della segatura con il suo adattatore che ci permette di collegare un altro tubo alla cuffia della lama e qui va direttamente all'aspiratore. L'apertura interna è di 33 mm. Dato che siamo sul lato posteriore vorrei approfittarne per farvi vedere questo supporto che ci consente di tagliare pezzi più lunghi senza farli cadere dal tavolo dopo il taglio. Quindi si estende di circa una trentina di centimetri dopo la fine del tavolo. Molto comodo perché specialmente quando portiamo il tavolo in altri posti ci consente insomma di lavorare in sicurezza. Per quanto invece riguarda il lato sinistro non c'è molto, c'è semplicemente la maniglia per il trasporto. Bene, prima di rimettere il banco sega all'interno del tavolo vorrei farvi vedere quest'ultima caratteristica che rende questo banco sega davvero unico. Credo che pochissimi banchi sega sul mercato abbiano questa caratteristica, ovvero qui sotto c'è una piccola levetta con una molla che ci permette di sbloccare questa parte del piano. Con l'aiuto poi di una guida goniometrica, sia quella originale o magari una aftermarket che possiamo bloccare con questa vite, abbiamo proprio la possibilità di utilizzarlo come un carrello a squadrare.
Quindi tornando alla lama, abbiamo un'altezza totale di taglio di 8,5 cm, 85 mm. In questo caso vedete montato il coltello separatore per tagli ciechi. In dotazione troverete solamente il coltello separatore con la cuffia, che non vi permette di fare tagli ciechi, ma sicuramente migliore per la sicurezza. Io preferisco utilizzarlo così perché faccio spesso molti tagli ciechi. Questo è un optional che costa, mi sembra, intorno ai 29 euro se non sbaglio. Per sostituire il coltello separatore basta sbloccare la piastra e agire su questa leva qui, che ci permette di sbloccarlo ed estrarlo. Per inserirlo è altrettanto semplice: inserisce e si blocca. Qui sulla sinistra ci sono due brugole che ci permettono di regolare l'angolo del coltello separatore. Ok, adesso ricapitoliamo velocemente quali sono le dotazioni del bancosega. Quindi partendo dalla lama abbiamo questa lama Evolution da 24 denti multimateriale che permette di tagliare legno, plastica e metalli. Io ho preferito installare una lama 40 denti, in questo caso si tratta di una Saxton Blades perché utilizzo il bancosega per fare sia tagli lungovena che controvena. Chiaramente a seconda delle vostre esigenze dovreste scegliere la lama giusta. Una cosa importante da ricordare è che il foro dell'albero motore è da 25,4, ovvero un pollice, che non è una misura standard. Normalmente le lame dei banchisega sono da 30 mm. La guida goniometrica che abbiamo visto prima, una cuffia paralama di sicurezza con il suo coltello separatore che è in dotazione, e poi questa estensione per il taglio di pezzi più lunghi. Adesso arriviamo al contenuto bonus che vi avevo promesso all'inizio. Come tutti i banchisega, l'apertura, diciamo, della piastra è molto larga rispetto alla lama. Questo chiaramente comporta spesso scheggiature sul lato inferiore del taglio. Per evitare questo esistono delle piastre che si chiamano Zero Clearance, che vendono anche sul sito stesso di Evolution, che praticamente ti consentono di evitare questo problema delle scheggiature. Io ho risolto questo problema con questa seconda piastra, dove ho incollato con il nastro biadesivo un pezzo di legno da 4 mm. Chiaramente ho rimosso sui lati lo spessore del ferro e così mi sono costruito una Zero Clearance fatta in casa che funziona benissimo. Uno dei problemi che avevo riscontrato all'inizio era proprio la lettura dei millimetri su questa scala. In origine su questa piastrina di plastica c'era una righetta rossa molto più spessa di questa, quindi leggere esattamente i millimetri non era facile. Allora cosa ho fatto? Con l'acetone ho cancellato la vecchia striscetta che era semplicemente verniciata, poi con un taglierino ho fatto una tacca profonda nella plastica e ci ho verniciato sopra con un pennarello indelebile rosso. Quando si è asciugata ho cancellato quello che era diciamo, la vernice in eccesso sui lati della tacca, e così adesso ho una linea molto più sottile e molto più facile da leggere. Prima di passare ai dati tecnici vorrei farvi alcune delle mie considerazioni sulla guida parallela. Come vi ho detto all'inizio, una volta bloccata è davvero salda, come vedete si muove tutto il tavolo. Inoltre è dotata di questa sponda extra che ci permette nella prima posizione di andare a tagliare magari materiali molto più sottili, mentre nella seconda posizione, che possiamo utilizzare solo ed esclusivamente quando la guida è fuori dal tavolo, ci funge da supporto. Quindi adesso in questa posizione il piano di lavoro il piano del banco è perfettamente complanare con la guida. Bene, adesso possiamo passare ai dati tecnici e poi alle considerazioni finali. Questo bancosega può essere acquistato in 4 varianti: R255 TBL, che è il modello base, poi c'è il TBL X, che è il modello con il cavalletto, e poi questi due modelli hanno un'ulteriore variante che si chiama Plus, quindi con il più finale,
che sta ad indicare il motore più potente, che anziché avere 1650 watt ne ha 1800, e in più ha il freno elettrico. Vi lascio una piccola tabella dove potete leggere bene le differenze tra i vari modelli. Bene, siamo arrivati alla fine di questa recensione. Ecco cosa ne penso veramente della Evolution R255 TBL Plus. Iniziamo dal sodo. Il rapporto qualità-prezzo è a mio parere imbattibile per questa fascia. Non è facile trovare una macchina che unisca una tale precisione e una facilità d'uso così immediata, anche per chi non ha mai usato un bancosega professionale. Per questo motivo lo consiglio caldamente a tutti i principianti. Se state iniziando e non volete rinunciare alla qualità del taglio senza spendere cifre da falegnameria industriale, questa è la vostra macchina. Un altro punto a favore che ho riscontrato personalmente è il customer care. Sono sempre disponibili e pronti a risolvere ogni dubbio, il che non è scontato ad oggi. Inoltre la gamma accessori dedicata è vastissima, qualunque sia la vostra necessità di taglio c'è un add-on pronto per aiutarvi. Aggiungo due cosette che ho notato durante l'uso. La portabilità, nonostante sia piuttosto solido, è sorprendentemente facile da spostare nel laboratorio, perfetto se come me dovete ottimizzare lo spazio. Secondo, il sistema di aspirazione si comporta molto bene lasciando il banco pulito anche dopo tagli intensivi. C'è però una nota dolente, se così vogliamo chiamarla. Questa macchina va letteralmente a ruba. La richiesta è altissima e il rischio è quello di dover aspettare diverse settimane prima di riceverla. Quindi se vedete che torna disponibile, il mio consiglio è di non pensarci troppo. In conclusione, un acquisto promosso a pieni voti da Materia. Bene, per il video di oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando mettete un bel like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Spero che questa recensione vi sia utile per scegliere il vostro prossimo bancosega. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, se volete saperne di più, cercherò di rispondere a tutti i vostri commenti ed eventualmente fare dei video più approfonditi. E mi raccomando ragazzi, in descrizione trovate il link Amazon per acquistare questo bancosega. Se avete interesse trovate anche i piani PDF per costruire questo banco da lavoro che avete visto nel video e nei video precedenti. Vi auguro un buon proseguimento, spero che possiate trovare presto il vostro bancosega preferito e ci vediamo al prossimo video.